Ciao amici e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Marianna e ogni settimana vi racconto la storia di persone scomparse, persone che sono letteralmente svanite nel nulla senza lasciare quasi nessuna traccia. Vi ricordo che lo scopo dei miei video è quello di dare voce, ma soprattutto ricordare i protagonisti di questi cosiddetti cold case, che sono dei casi irrisolti, rimasti sempre aperti, che aspettano soltanto di giungere ad una conclusione. Se questi video possono interessarvi, allora non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere gli ultimi aggiornamenti ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Per voi è un piccolo gesto, ma per me ha un grande significato perché in questo modo contribuirete a supportarmi nel mio percorso su YouTube. Grazie! Oggi, amici, parliamo di un caso che in decine e decine di voi mi avete chiesto nel modulo che trovate sotto nella descrizione di ogni mio video, dove potete consigliarmi casi di persone scomparse, risolti o irrisolti da trattare. È un caso molto conosciuto, di cui si è ampiamente parlato su diverse piattaforme, ma che rimane ad oggi uno dei più grandi misteri nel panorama delle sparizioni in tutto il mondo. Il caso di cui parliamo oggi è considerata proprio a tutti gli effetti la scomparsa più famosa di YouTube. Pensate che a maggio del 2018, quindi 4 anni dopo che è avvenuta questa scomparsa, i filmati che ritraggono questa persona allontanarsi da un determinato posto, che vedremo più in là nella storia, e sparire completamente nel nulla, hanno raggiunto le 16 milioni di visualizzazioni. È un caso di cui si potrebbe davvero discutere per ore ed ore, e ovviamente al termine del video io vi illustrerò quelle che sono le teorie più importanti, quindi diciamo quelle che vanno per la maggiore. Penso che ormai lo abbiate capito tutti, oggi parliamo della misteriosa e bizzarra scomparsa di Lars Mittank. Lars Joachim Mittank nasce il 19 febbraio del 1986 a Berlino, in Germania, da sua madre di nome Sandra e suo padre di cui, amici, non conosciamo il nome. Non si trova da nessuna parte il nome del padre di Lars. Ho girato davvero l'impossibile all'interno di internet e non ho trovato nulla. Ho provato a chiedere anche all'intelligenza artificiale di Google, che però mi dice appunto che il nome del padre non è disponibile da nessuna parte. Ad ogni modo, Lars era figlio unico e quando era ancora un bambino la sua famiglia decise di trasferirsi da Berlino a Ditzeo, capoluogo del distretto di Steinberg, un distretto nella Germania settentrionale. È una città più piccola rispetto alle principali città dell'Europa centro-settentrionale, parliamo infatti di una popolazione di circa 32.000 abitanti, ma è considerato anche per questo motivo un posto tranquillo in cui vivere durante l'anno, eccetto durante il primo fine settimana di agosto. In quel periodo infatti la città ospita il Wacken Open Air, un festival di musica heavy metal che si tiene ogni anno dal 1990 e in occasione dunque di questo festival la città può diventare molto affollata e intasata dal traffico. Nel complesso però, come vi dicevo prima, una cittadina pacifica con un bassissimo tasso di criminalità dove mettere su famiglia e crescere dei figli. Lars era molto legato ai suoi genitori, con cui aveva un bellissimo rapporto ed ebbe un'infanzia molto tranquilla e serena, senza sperimentare mai alcun tipo di problema, né a casa né tantomeno a scuola. Anzi, riusciva a stringere amicizia molto rapidamente e nel tempo ha sempre continuato ad avere e a mantenere degli ottimi rapporti con i suoi compagni di classe. A scuola Lars era poi un ottimo studente, aveva una media abbastanza alta in tutte le materie ed amava tantissimo l'attività fisica. In particolar modo amava proprio le attività all'aria aperta e da adolescente aveva poi iniziato a scoprire la passione per la pesca e le immersioni subacquee.
I suoi passatempi preferiti erano infatti ad esempio organizzare delle gite durante il fine settimana dedicate proprio a questo tipo di attività, oppure pianificare delle vacanze all'estero per visitare posti nuovi e vedere che cosa avevano da offrire ad esempio altri paesi europei. Un'altra delle sue grandi passioni era poi il calcio. Lars era un tifoso sfegatato del Werder Brema, società calcistica tedesca con sede nella città di Brema, di cui cercava di non perdere neanche una partita. E quando non era impegnato in queste attività si immergeva profondamente nei suoi libri. Lars studiava infatti per diventare ingegnere, nello specifico seguiva alcuni corsi di formazione avanzata per diventare operatore di una centrale elettrica a carbone. Inutile dirvi che il ragazzo riuscì ad eccellere nel suo corso oltre ogni aspettativa e dopo essersi laureato e aver ottenuto il massimo dei voti trova lavoro presso la centrale elettrica di Wilhelmshaven. Questo lavoro porta però Lars a più di 200 km di distanza dalla sua famiglia proprio perché fu costretto a trasferirsi. Ma in ogni caso il ragazzo mantenne sempre un rapporto molto stretto e una comunicazione costante sia con i suoi genitori che con i suoi amici. Nel 2012 però improvvisamente il padre di Lars viene colpito da un ictus che gli causò un progressivo deterioramento sia fisico che cognitivo, con conseguenze immediate e a lungo termine, per cui furono necessarie delle cure speciali di riabilitazione per cercare quantomeno di migliorare un po' la qualità di vita futura. Nel corso dei 2 anni successivi, infatti, Lars torna frequentemente a casa, soprattutto durante i fine settimana o tra un turno di lavoro e l'altro, proprio per aiutare sua madre Sandra a prendersi cura di suo padre. E anzi, potremmo quasi dire che in questo periodo e per i successivi 2 anni praticamente Lars non pensa ad altro. Si dedica esclusivamente al lavoro e alla sua famiglia, nello specifico ai suoi genitori, e questo ci fa anche un po' capire che tipo di persona fosse Lars. Cercava sempre di aiutare gli altri e metteva sempre la famiglia al primo posto, indipendentemente da ciò che la vita gli riservava. Nel 2014 le cose sembravano poi essere migliorate. La fase critica era passata e Lars era piano piano ritornato alla sua vita quotidiana e alla routine di sempre. Quindi aveva iniziato nuovamente a dedicarsi alle sue passioni e all'attività sportiva e ha anche intrapreso una relazione con una ragazza di cui però non sappiamo praticamente quasi nulla, cioè non ci sono informazioni a disposizione. Sappiamo appunto solo che si frequentava con questa ragazza. Nei primi mesi estivi del 2014, Lars, che a questo punto aveva 28 anni, decide insieme ad alcuni suoi amici di prenotare una vacanza all'estero, proprio per staccare un po' dalla monotonia della vita quotidiana e per prendersi anche una pausa dal lavoro. In realtà inizialmente il ragazzo non era proprio convinto di fare questa vacanza. Lars era un tipo molto abitudinario, non amante ad esempio delle serate in discoteca o del divertimento estremo. A questo genere di cose preferiva sempre una gita o un'escursione da qualche parte. Perciò inizialmente declina questa proposta. Gli amici però prenotano lo stesso e quando si avvicina il momento della partenza, uno di questi amici, a causa di un imprevisto, si tira indietro. Quindi sostanzialmente non può più partire ed una prenotazione resta pertanto aperta. La meta scelta dalla comitiva era la città di Varna, una delle città più popolose della Bulgaria, mi pare conti più di 300.000 abitanti. Si tratta di una città costiera sul Mar Nero, conosciuta proprio come la perla del Mar Nero, famosa anche per le sue lunghe e bellissime spiagge dorate. Il mare cristallino, strutture ricettive di nuovissima generazione che offrono il top dei servizi per una villeggiatura da sogno a costi contenuti. Ad ogni modo, dato che uno di questi amici si era tirato indietro proprio all'ultimo minuto, un posto per partire era rimasto di fatto vacante. E così gli altri componenti della comitiva decidono di contattare nuovamente Lars per convincerlo a partire e prendere quindi il posto dell'amico. Era un modo anche per il ragazzo di ritagliarsi un po' di tempo per rilassarsi un po', staccare la spina dei ritmi frenetici degli ultimi anni per ritornare poi sicuramente più carico di prima. E così
dopo averci pensato per un breve momento, Lars accetta e decide di partire. Il 30 giugno del 2014 Lars, insieme a 5 dei suoi amici, volano quindi a Varna. Essi registrano presso l'hotel Viva Club, un resort a 4 stelle situato lungo la famosa spiaggia di Golden Sands, ovvero la cosiddetta spiaggia di sabbia dorata della riviera bulgara, lunga 3,5 km, meta di migliaia di turisti ogni anno, circondata da strutture moderne di ogni tipo, dai servizi di base alle varie attività acquatiche da spiaggia, numerosi ristoranti, bar e locali, alcuni dei quali situati proprio sulla spiaggia, che offrono divertimento sia nelle ore diurne che in quelle notturne. Insomma, un vero e proprio piccolo paradiso ideale per una vacanza sia di gruppo ma anche di famiglia. Una volta arrivati e per i successivi giorni di vacanza sappiamo che di tanto in tanto Lars si separa dal suo gruppo di amici per andare a praticare un po' delle numerose attività fisiche che offriva la località, come ad esempio sport acquatici occasionali, oppure di tanto in tanto una partita a calcio con un gruppo di ragazzi conosciuti sul posto. E questo praticamente Lars lo faceva quotidianamente, mentre i suoi amici restavano per la maggior parte del tempo di giorno all'hotel a mangiare, bere, divertirsi e fare festa. Lars infatti era un tipo che preferiva impiegare il suo tempo facendo quello che più gli piaceva, anche perché essendo molto sportivo era anche molto attento all'alimentazione. Quindi ad esempio cercava di non esagerare mai con l'alcol, mangiava in maniera salutare ed evitava i fast food. Vi ripeto, di nuovo era un tipo sportivo, ci teneva tantissimo a queste cose e soprattutto non era per niente un tipo da feste o discoteca. Il ragazzo preferiva divertirsi in questo modo, dedicando il suo tempo a ciò che amava fare di più. La sera del 3 luglio, quindi il quarto giorno di vacanza, Lars insieme ai suoi amici si reca presso il bar Mystery of Golden Sands per guardare la partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo tra il Costa Rica e l'Olanda. Per tutto il corso della serata e fino alle prime ore del mattino del 4 luglio, Lars insieme ai suoi amici guardano la partita, chiacchierano e scherzano fra di loro, insieme anche ad altri ragazzi presenti all'interno del bar. In occasione dei mondiali, il bar era ovviamente anche decorato con delle bandierine. Dopo aver bevuto qualche birra, il ragazzo poi, preso dall'euforia del momento, inizia un po' a scambiare queste bandierine fra i vari tavoli lì vicino. Questo comportamento però infastidisce un altro gruppo di turisti tedeschi che erano presenti all'interno del bar, i quali, notando la maglietta del Werder Brema che indossava Lars, di cui, come vi ho detto prima, era molto tifoso, iniziano a discutere con lui, essendo invece loro tifosi della squadra avversaria, ovvero il Bayern Monaco. Lo scontro però dura poco, da quello che sappiamo pare fosse una discussione abbastanza animata, così tanto che gli amici di Lars intervengono per sedare un po' gli animi e calmare la situazione prima che si arrivasse alle mani, cosa che di fatti riescono a fare, e poco dopo le 4 del mattino i 5 ragazzi insieme a Lars lasciano il bar. A questo punto Tim e Paul, 2 componenti della comitiva di Lars, suggeriscono agli altri di fermarsi in un McDonald's lì vicino per mangiare qualcosa. Lars però rifiuta questa offerta perché, come vi dicevo prima, non era un amante di questo tipo di cibo da fast food e così decide di separarsi dal resto della comitiva e di avviarsi verso l'hotel, che distava circa 1 chilometro di distanza. Lungo il tragitto però il ragazzo viene improvvisamente aggredito e picchiato da un gruppo di ragazzi russi o bulgari. Questo purtroppo non lo sappiamo con precisione, cioè non sappiamo con precisione se fossero russi o bulgari, ma sappiamo appunto solo quanto riportato da Lars stesso, il quale fra l'altro pensava che fossero stati pagati dai tifosi del Bayern Monaco con cui aveva avuto una discussione quella sera stessa. Lars pensava questo perché pare che uno dei ragazzi tedeschi durante la discussione gli aveva proprio detto esplicitamente che in Bulgaria era
facile trovare delle persone disposte a picchiare qualcuno in cambio di pochi soldi. Ovviamente non esiste nessuna prova di questo, quindi di quanto sostenuto da Lars, però sappiamo che una volta arrivato all'hotel, senza fortunatamente nessun tipo di lesioni gravi, Lars sale in camera e si addormenta fino a mezzogiorno del giorno successivo. La mattina dopo poi il ragazzo telefona alla sua fidanzata, alla quale racconta dell'accaduto e le parla poi di un profondo fastidio, anzi proprio un dolore acuto che aveva riportato all'orecchio sinistro in seguito a quel pestaggio. La ragazza gli consiglia quindi di farsi visitare da un medico, ma Lars le risponde dicendole che sicuramente il dolore gli sarebbe passato nel giro di pochi giorni e che quindi non ce n'era bisogno, anche perché erano i giorni proprio a ridosso del fine settimana, quindi sarebbe anche stato molto difficile trovare uno studio medico aperto. E così trascorre i giorni seguenti insieme agli amici in maniera tranquilla, comprando dei souvenir in giro per la città, andando per locali a divertirsi senza ulteriori incidenti di percorso. Arriva così il 7 luglio, la vacanza sta volgendo al termine. Quel giorno infatti Lars insieme ai suoi amici avrebbe dovuto prendere il volo di ritorno in Germania, ma quella mattina si sveglia e il dolore all'orecchio non era ancora passato. Anzi, in vista della partenza, quel dolore stava iniziando a preoccuparlo seriamente. Si rende conto che volare con un orecchio ferito avrebbe potuto danneggiare il suo udito. Così, poco prima di mezzogiorno, Lars lascia l'hotel insieme ad un suo amico e si reca in uno studio medico per farsi visitare. Qui viene visitato da un medico che gli diagnostica una lacerazione del timpano e gli dice che non avrebbe potuto volare in quelle condizioni, proprio perché la pressurizzazione dell'aereo avrebbe potuto far peggiorare la sua situazione. Il medico gli consiglia così di recarsi in ospedale per ricevere maggiore assistenza, così magari lo avrebbero ricoverato per un paio di giorni, giusto il tempo di quantomeno iniziare a curare quel tipo di perforazione e permettergli così di partire. Prima di recarsi in ospedale però Lars ritorna all'hotel per incontrare i suoi amici e dice loro di partire comunque, di tornare a casa senza di lui, dicendogli che avrebbe trovato una soluzione per tornare in Germania subito dopo il trattamento, anche perché aveva un'assicurazione sanitaria particolare che avrebbe sostenuto tutte le sue spese sia sanitarie che di trasporto all'estero, appunto. Gli amici inizialmente sono un po' titubanti, ma il ragazzo insiste. E così, dopo essersi convinti, Lars saluta i suoi amici e sale su un taxi diretto al Sant'Anna Hospital. Una volta in ospedale passano circa una quarantina di minuti prima che Lars venga visitato da un otorinolaringoiatra, il quale, dopo una difficile comunicazione, perché pare che non parlasse il tedesco, però non parlava neanche l'inglese, comunque insomma alla fine gli diagnostica questa perforazione del timpano e gli dice anche che secondo il suo parere aveva proprio bisogno di un intervento. Lars però si rifiuta di eseguire qualsiasi tipo di operazione chirurgica in Bulgaria e così il medico gli risponde che non lo avrebbe ricoverato, ma gli prescrive un antibiotico, ovvero il Cefrozil, un antibiotico comune usato per le infezioni dell'orecchio, con il quale sarebbe potuto poi partire per tornare in Germania. Alle 21:40 Lars lascia l'ospedale e una volta fuori trova nuovamente lo stesso tassista che lo aveva lasciato poco tempo prima parcheggiato ancora di fronte all'ingresso dell'ospedale. Lars quindi sale di nuovo a bordo del taxi e chiede all'autista di portarlo alla farmacia più vicina. La farmacia in questione però non ha il farmaco disponibile in quel momento e quindi Lars chiede all'autista di portarlo in una seconda farmacia. Il ragazzo arriva quindi in questa seconda farmacia e riesce finalmente ad acquistare l'antibiotico che gli era stato prescritto. A questo punto sono circa le 22 di sera. Lars non aveva considerato la possibilità di rimanere fuori per la notte, visto che pensava sarebbe stato ricoverato in ospedale. Perciò chiede sempre all'autista se conosceva un hotel abbastanza economico dove poter passare la notte. Il tassista informa però Lars che a causa dell'alta stagione estiva tutti gli hotel della zona erano pieni, ma che conosceva comunque una possibilità che poteva fare al caso suo e così guida fino all'hotel Color, in una delle zone più
povere e malfamate della città, seppure comunque vicino all'aeroporto. Una volta di fronte all'hotel, Lars paga il tassista lasciandogli anche una mancia generosa e si avvia in direzione dell'hotel. Prima di entrare però Lars pensa di recarsi in un market dall'altra parte della strada per acquistare una bottiglia d'acqua, ma nota alcuni uomini vestiti in abiti scuri che si aggiravano da quelle parti furtivamente. Così ci ripensa ed entra nell'hotel. Una volta all'interno paga, poi effettua il check-in con la sua carta di credito e sale in camera. Sono circa le 23 di sera. Una volta in camera Lars prende una bottiglietta d'acqua dal frigobar ed assume la sua prima compressa di antibiotico. Dopodiché telefona a sua madre Sandra dal suo cellulare e le racconta tutto quello che era successo fino a quel momento. Quindi dalla discussione con i tifosi del Bayern Monaco fino all'aggressione con conseguente timpano perforato, le dice che non poteva prendere l'aereo e che era rimasto in Bulgaria da solo mentre i suoi amici erano già partiti per la Germania. Le dice anche una cosa un po' strana, forse la prima delle tante altre cose strane che le dirà in seguito. Ovvero le dice che aveva avuto la sensazione che il medico dell'ospedale lo avesse preso un po' in giro, fingendo di non saper parlare l'inglese e liquidandolo poi con la prescrizione dell'antibiotico. Infine, il ragazzo chiede a sua madre di contattare l'assicurazione sanitaria per stranieri in modo da accedere alla copertura assicurativa che avrebbe coperto tutti i costi di trasporto fino in Germania. Sandra è comprensibilmente turbata da quello che le racconta suo figlio e così attacca e fa come le viene chiesto. Poco tempo dopo poi telefona nuovamente a Lars e quando il ragazzo risponde però sembra essere completamente in preda all'ansia e all'agitazione. Lars dice a sua madre che c'era qualcosa di strano in quell'hotel e che non si sentiva al sicuro, aggiungendo poi che la receptionist aveva fatto qualcosa di strano con la sua carta di credito e che pensava gliel'avessero clonata. Così chiede a sua madre di bloccargliela momentaneamente per poi riattivarla una volta tornato in Germania. Sandra telefona così un assistente bancario che però le informa che questo non era possibile perché una volta bloccata una carta non era possibile riattivarla, ma ne avrebbe proprio dovuta fare poi una nuova. La donna ritelefona poi nuovamente a suo figlio che però sempre più paranoico le dice di bloccarla ugualmente lo stesso, dicendole che non sarebbe stato un problema perché tanto aveva ancora abbastanza contanti dietro, aggiungendo poi che aveva la sensazione che qualcuno volesse rapinarlo o ucciderlo e che quindi era intenzionato a lasciare quell'hotel. Sandra provvede quindi a bloccargli la carta di credito e preoccupata per il figlio provvede anche a prenotargli un biglietto di ritorno, un biglietto aereo di ritorno in Germania dall'aeroporto di Varna alle 16:20 del giorno successivo. E nel caso non gli avessero permesso di volare, prenota anche il biglietto di un autobus che sarebbe partito sempre il giorno successivo alle 23:30 e che lo avrebbe condotto ad Amburgo. Dopodiché implora suo figlio di dormire un po', di riposare a sufficienza per il viaggio perché i giorni successivi sarebbero stati stancanti. Alle 2:30 di notte però Lars telefona nuovamente sua madre e questa volta, in preda al terrore più totale e con voce bassissima, le sussurra che aveva lasciato l'hotel e che 4 uomini lo stavano seguendo. Le dice che si era nascosto da qualche parte in alto e che aveva paura di cadere e di farsi scoprire, dopodiché chiude la telefonata. Alle 3:06 poi Lars invia un SMS a sua madre con scritto "Che cos'è il Cefrozil 500?" e alle 3:15 invia un secondo messaggio con scritta la stessa cosa. Ovviamente stava parlando dell'antibiotico che gli era stato prescritto dal medico, come se avesse dei dubbi sulle pillole che stava assumendo. Siccome Sandra, sua madre, pensava che si stesse nascondendo, non lo richiamò per paura che lo squillare del cellulare avrebbe potuto farlo scoprire. E così passò
tutta la notte sveglia in attesa che suo figlio la richiamasse. Un paio di ore dopo, verso le 5 del mattino dell'8 luglio, Lars viene visto da un tassista agitarsi in preda al panico al lato di una strada vicino ad una spiaggia. Nonostante il tassista in questione avesse già un passeggero a bordo, scelse in ogni caso di prendere ugualmente Lars, vista insomma la sua urgenza di essere prelevato. Sia il tassista che il passeggero che era già a bordo del taxi dichiararono successivamente agli inquirenti che Lars sembrava essere completamente terrorizzato e che sembrava avere le pupille dilatate. Alle 6 finalmente il taxi arriva all'aeroporto di Varna e Lars scende dal taxi portando con sé tutti i suoi bagagli e telefona a sua madre, dicendole con sollievo che era finalmente arrivato in aeroporto e riducendo però al minimo la conversazione, visto che la batteria del suo cellulare si stava scaricando. Le disse però che era rimasto senza soldi e avendo la carta di credito bloccata aveva però chiesto informazioni ad un uomo, un addetto che si trovava all'interno dell'aeroporto, su come inviare e ricevere denaro attraverso un sistema chiamato Western Union. Lars spiega quindi dettagliatamente a sua madre il funzionamento di questo sistema, chiedendole di inviargli dei soldi. Dopodiché sappiamo che la madre invia al figlio circa 500 euro. La donna fornisce poi a suo figlio le informazioni in merito al volo del pomeriggio, ma gli chiede di registrarsi presso l'ufficio medico dell'aeroporto per farsi nuovamente visitare e assicurarsi che non fosse pericoloso per lui viaggiare in quelle condizioni. Lars la informa poi di essere sporco di terra dopo essere stato costretto a nascondersi da quegli uomini che durante la notte lo avevano inseguito e sua madre gli consiglia quindi di andare in bagno per cercare di ripulirsi un po'. Pochi minuti dopo poi Sandra richiama Lars e la chiamata viene sì accettata, però dall'altro capo del telefono si sente solo in sottofondo un fruscio, come se in realtà la chiamata fosse stata accettata per sbaglio. Quindi Sandra chiude la telefonata e tenta più volte di richiamare suo figlio, però purtroppo senza nessuna risposta. E questa, amici, è l'ultima volta che Sandra sente suo figlio. Da questo momento in poi non abbiamo più notizie direttamente da Lars e non sappiamo che cosa sia effettivamente accaduto. Alle 9:25 comunque le telecamere a circuito chiuso dell'aeroporto registrano Lars recarsi nell'ambulatorio medico dell'aeroporto con i suoi bagagli mentre sta bevendo una bibita. Dalle immagini che abbiamo e che vi mostro sembrava avere un atteggiamento calmo e tranquillo. La visita da parte del medico dura circa 40 minuti. Il dottore che lo visita, di nome Kosta Kostov, prende tutte le informazioni riferimenti dal suo passaporto, quindi dal passaporto di Lars, controlla il suo orecchio, gli somministra delle gocce, controlla la sua temperatura corporea che era intorno ai 37 gradi e tenta anche di dargli delle compresse, ma Lars si rifiuta di prenderle. Il medico gli dice poi che poteva prendere l'aereo di ritorno in Germania perché la situazione del suo timpano perforato non era poi così grave, però doveva prima firmare un documento in cui dichiarava di assumersi tutte le responsabilità nel caso di successivi problemi all'orecchio dovuti alla pressurizzazione dell'aereo. Quindi in sostanza gli stava dicendo: sì, guarda, puoi partire, però se poi ti succede qualcosa sono tuoi. A questo punto un terzo individuo che ancora oggi rimane non identificato
entra all'interno della stanza, quindi dell'ambulatorio medico, con indosso un uniforme. Non sappiamo se è un uniforme dell'aeroporto oppure un altro tipo di uniforme. Fatto sta che alla vista di questa persona Lars si alza immediatamente dalla sedia e urla: "Non voglio morire qui, devo andarmene da qui", e scappa letteralmente via dallo studio del medico, lasciando lì tutti i suoi bagagli, compresi i suoi effetti personali, come ad esempio il passaporto, il suo portafogli, carta d'identità e il suo cellulare. Ora vi mostro proprio i filmati che lo riprendono proprio in quel momento, quindi mentre scappa via dall'ambulatorio ed esce dall'aeroporto, quindi proprio fuori dall'edificio. Dal filmato si può vedere proprio Lars correre fuori dall'aeroporto, camminare attorno all'edificio, come per evitare di attirare l'attenzione di qualcuno, e poi riprendere nuovamente a correre. Dei testimoni riferiscono poi di averlo visto scavalcare una recinzione di filo spinato e sparire in un campo lì vicino, nei pressi di un'autostrada, e questo è l'ultimo avvistamento confermato che abbiamo del ragazzo. Da questo momento in poi Lars Mittank svanisce completamente nel nulla. Nelle successive 2 ore sua madre, Sandra, tenta di localizzare suo figlio, però inutilmente, perché ogni tentativo di contatto risultava completamente nullo. Così decide di contattare il consolato onorario di Varna spiegando loro la situazione. Più tardi il consolato ricontatta poi Sandra e la informa della fuga di Lars dall'aeroporto, dicendole anche che Lars aveva lasciato tutti i suoi effetti personali all'interno dell'aeroporto, ma che non era stato più visto. E così Sandra, completamente in preda al panico, a chilometri e chilometri di distanza da suo figlio, decide di contattare la polizia per denunciarne la scomparsa. Diverse operazioni di ricerca e soccorso sono state eseguite all'interno e nei dintorni dell'aeroporto, però con scarsi risultati. L'area intorno all'aeroporto di Varna è un'area densamente boscosa che si estende fino alla costa. Ci sono grotte, alcuni vecchi bunker e una ricca fauna selvatica. Le squadre di soccorso hanno effettuato ricerche per giorni e giorni, con l'aiuto anche di cani molecolari e droni, ma non è mai stato trovato nulla. Non è stato trovato nessun corpo, nessun indumento, nessuna traccia di Lars, quindi nessuna pista da seguire. Poco dopo la denuncia di scomparsa, la madre di Lars ha anche assunto un investigatore privato e si è recata personalmente sul posto, dove le autorità bulgare hanno mostrato alla donna i filmati delle videocamere di sorveglianza del momento appunto in cui Lars scappa via dall'aeroporto. Quando gli investigatori interrogano le ultime persone che avevano visto Lars, compreso il medico che lo aveva visitato proprio poco prima che scappasse via, scoprono che l'improvvisa fuga del ragazzo era avvenuta in seguito all'ingresso nell'ambulatorio di quella terza persona. Così chiedono al medico chi fosse questa terza persona che era entrata all'interno dell'ambulatorio. E amici, il medico, in merito all'identità di questa persona, cambia versione per ben 3 volte. La prima volta dice loro che questa persona lavorava per la linea aerea del volo che Lars avrebbe dovuto prendere quel pomeriggio e che era entrato nella stanza cercando proprio Lars. Ma amici, erano le 9 del mattino, Lars avrebbe dovuto prendere il volo alle 16:20 del pomeriggio. Non aveva senso, cioè perché mai cercare un passeggero che a conti fatti non sarebbe neanche dovuto essere lì? E soprattutto, come avrebbe mai potuto sapere che Lars in quel momento si trovava proprio all'interno dell'ambulatorio medico? La seconda versione era che si trattava di un operaio edile che si trovava all'interno dell'aeroporto.
In quel periodo infatti alcune aree dell'aeroporto di Varna erano in ristrutturazione, quindi c'erano diversi operai in giro. Ma in ogni caso non è che un operaio poteva andare liberamente in giro ed entrare in zone anche strettamente riservate come ad esempio quello di un ambulatorio medico. Ci sono delle regole di privacy anche molto ferree e precise all'interno di un aeroporto, non è che uno può andare a zonzo dove vuole. E quando le autorità fanno presente questa cosa al medico, l'uomo cambia nuovamente versione e dice loro di non sapere chi fosse precisamente quest'uomo, quindi non sapeva se era un dipendente della compagnia aerea oppure un lavoratore autonomo e quindi sostanzialmente di fatto le autorità non riusciranno mai ad individuare questa persona. Tutto ciò ovviamente ha sollevato molti dubbi, soprattutto in merito al comportamento di questo dottore. E purtroppo a peggiorare la situazione il fatto che le telecamere a circuito chiuso non riprendevano l'ingresso negli uffici, rendendolo di fatto l'ingresso all'ambulatorio medico un punto sostanzialmente cieco. Cioè non era possibile neanche individuare questa persona dalle videocamere di sorveglianza perché l'ingresso allo studio medico non era ripreso. Ad ogni modo, dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, una volta che Lars esce fuori dall'aeroporto, non vediamo nessuno che esplicitamente lo pedina o lo segue. Nessuna persona apparentemente sospetta. Perciò ad oggi da che cosa o da chi Lars stava scappando rimane ancora un mistero. Ora, quando la madre di Lars arriva all'aeroporto le vengono mostrate alcune riprese delle videocamere di sorveglianza, alcune delle quali però non sono mai state rese pubbliche, in cui si poteva vedere Lars aggirarsi furtivamente fuori dall'aeroporto mentre cercava di nascondersi da un'auto della polizia che si trovava da quelle parti e che probabilmente lo stava cercando, quasi come per evitare di essere catturato. Sandra, comunque, guardando i filmati di videosorveglianza, disse che a giudicare da quelle clip Lars si stava comportando in maniera stabile e stava agendo come se fosse completamente e del tutto consapevole di quello che stava facendo. La donna ha dichiarato che le sue azioni non sembravano per niente essere dovute ad uno stato confusionale, ma erano azioni ben precise. Purtroppo, come vi ho detto prima, non abbiamo accesso a questa parte dei filmati, ma sappiamo tutto questo in base a ciò che sua madre ha dichiarato. Mentre la donna si trova in aeroporto, gli vengono poi consegnati tutti gli effetti personali del figlio, accompagnati da una lista di tutto ciò che era all'interno del suo bagaglio, ed effettivamente sembrava non mancare proprio nulla. Nulla, eccetto le 2 confezioni di antibiotici che erano presenti nella lista ma che mancavano fisicamente. E quando la donna chiede delle spiegazioni, cioè chiede che fine avessero fatto quegli antibiotici, inizia a ricevere delle risposte un po' vaghe. Insomma, nessuno riusciva a dargli una spiegazione chiara ed inizia a sperimentare una sensazione molto simile forse a quella che aveva provato suo figlio precedentemente, ovvero inizia a pensare che ci fosse qualcosa di davvero strano e ad avere il forte desiderio di andare via da quel posto. Ad oggi, comunque, a distanza di 11 anni da questa sparizione, nessuno sa che cosa sia realmente accaduto e che fine abbia fatto Lars Mittank. Nel corso degli anni numerosi sono stati le segnalazioni di possibili avvistamenti di Lars in giro per l'Europa e per il mondo. Ad esempio, nel 2015, un anno dopo la sua scomparsa, un camionista dichiarò di aver visto una persona molto somigliante a Lars fare un autostop a Varna, anche se la veridicità di questa informazione non è mai stata confermata. Nel 2016 viene poi segnalato l'avvistamento di un senzatetto molto somigliante a Lars in Brasile. Le autorità di Porto in Brasile scoprirono infatti un senzatetto molto somigliante a Lars camminare lungo un'autostrada a piedi nudi, completamente disorientato e in condizioni pessime. Questa persona però non aveva memoria di chi fosse o del suo passato, perciò per diverso tempo in molti hanno pensato che potesse realmente trattarsi di Lars. Però alla fine sono riusciti ad identificarlo e si trattava di un uomo di nome Antoine Philippe che era scomparso circa 5 anni prima, però dal Canada. Nel 2018
poi la trasmissione Chi l'ha visto manda in onda un servizio dedicato appunto alla scomparsa di Lars e raccontano anche che alcuni testimoni di un McDonald's di Torino avevano segnalato la presenza di una persona molto somigliante a Lars, però con barba e capelli lunghi, molto magro, che parlava un italiano mischiato ad un tedesco. Successivamente però la madre di Lars, confrontando le immagini che le sono state consegnate con le foto di suo figlio, ha dichiarato che non si trattava di lui. Nel 2019 poi un camionista tedesco dà un passaggio ad un autostoppista a Dresda, sempre in Germania. Questo camionista conosceva la storia della scomparsa di Lars e dichiarò agli inquirenti che questa persona somigliava molto ad una versione deturpata di Lars. Questo perché sempre era molto magro, aveva dei lunghi capelli e una barba incolta. Però ancora una volta purtroppo questa testimonianza non è mai stata confermata. Ovviamente, come ogni caso di persona scomparsa che si rispetti, soprattutto quando parliamo di casi così noti, le teorie su cosa possa essere accaduto sono tantissime. Io vi illustrerò, diciamo, le più diffuse. La prima teoria è che Lars abbia avuto una reazione avversa all'antibiotico Cefrozil, un antibiotico che può raramente causare ansia, allucinazioni e paranoia. Questo è però un effetto collaterale decisamente raro e anche se non è possibile escludere del tutto questa possibilità, una reazione avversa a questo farmaco potrebbe effettivamente spiegare questo comportamento bizzarro, anche se gli esperti ci tengono a sottolineare che questo tipo di effetto collaterale è estremamente raro, soprattutto in soggetti giovani e sani. Un'altra teoria, che è anche quella che va un po' per la maggiore, è che Lars durante il pestaggio, quindi nella notte tra il 3 e il 4 luglio, abbia subito una commozione cerebrale o comunque un qualche tipo di danno cerebrale dovuto alla colluttazione, che gli abbia poi provocato un'alterazione del suo stato mentale. Altri ancora ritengono che Lars abbia avuto una sorta di crollo psicotico dovuto all'insorgenza di una qualche tipo di forma di disturbo mentale, come ad esempio la schizofrenia. Come abbiamo visto un paio di settimane fa nel caso di Daniele Potenzoni, la schizofrenia si manifesta tipicamente in età già adulta. I sintomi di Lars, quindi ad esempio l'insorgenza di paranoia o comportamenti irregolari, sono in linea con i comportamenti osservati nei pazienti schizofrenici all'inizio della diagnosi, come ad esempio la sensazione di essere seguiti oppure una morte imminente o ancora sentire delle voci, vedere delle cose, eccetera. Anche se nel caso di Lars non c'erano mai stati precedenti che avrebbero potuto far pensare all'insorgere di una malattia simile. Anzi, sua madre ci tiene proprio a specificare che Lars è sempre stato, fino a poco prima di partire, una persona completamente sana di mente. Un'altra teoria è quella poi secondo cui quei 4 uomini che lo avevano aggredito nella notte tra il 3 e il 4 luglio lo stavano effettivamente perseguitando. La domanda però è perché questi uomini avrebbero dovuto continuare a seguire Lars anche dopo averlo pestato. Alcuni si chiedono se Lars durante quella prima rissa avesse detto qualcosa a questi ragazzi da spingerli al desiderio di una seconda vendetta. Questa teoria potrebbe sì essere una teoria plausibile, però non ha molto senso se si pensa che Lars in seguito a questa rissa, dopo il 4 luglio, aveva comunque continuato ad uscire con i suoi amici e non era più accaduto nulla. Alcuni credono poi che queste persone che lo avevano aggredito facessero in realtà parte di un'organizzazione criminale e che lo avessero costretto a spacciare della droga contro la sua volontà. Però anche in questo caso non è mai stato ritrovato nulla, soprattutto ad esempio nei bagagli di Lars, quindi nessun tipo di droga o di sostanza di qualsiasi tipo. Una cosa un po' bizzarra e sospetta che l'opinione pubblica tende a sottolineare è che il giorno prima della scomparsa Lars aveva preso lo stesso taxi per spostarsi in giro per la città. Anche quando si era recato in ospedale, se vi ricordate, all'uscita dall'ospedale dopo diverse ore aveva trovato fuori lo stesso tassista, il quale lo aveva poi accompagnato nei pressi di quell'hotel nella zona forse più malfamata della città.
Alcuni si sono infatti chiesti se quel tassista fosse magari un qualche tipo di complice oppure se fosse stato mandato da qualcuno per tenere d'occhio Lars. L'ultima teoria è poi quella secondo cui Lars sia fuggito nei boschi e sia morto successivamente per la fame, la sete o l'esposizione al freddo. Anche se, nonostante le numerose ricerche, non sono mai stati ritrovati resti umani. La Bulgaria ha di fatti un territorio impervio, quindi è possibile che si sia perso, diciamo, all'interno della natura, anche se, come vi ho detto all'inizio, lui era un abile escursionista, quindi sapeva anche pescare, sapeva nuotare, insomma. Però potrebbe starci questa teoria, però senza un corpo questa rimane solo una speculazione. Sandra comunque non si è mai arresa e non ha mai smesso di cercare suo figlio. Ha anche assunto un investigatore privato che la aiutasse nelle ricerche ed è apparsa in numerosi programmi sia in Germania che in Bulgaria ed ha anche aperto una pagina Facebook intitolata Find Lars Mittank, dove parla della scomparsa di suo figlio e tiene le persone costantemente aggiornate nelle ricerche di suo figlio, con la speranza proprio di mantenere sempre alta l'attenzione. E direi che l'attenzione su questo caso, anche se purtroppo con scarsi risultati, è stata tantissima. Come vi ho detto all'inizio, infatti è considerato uno dei casi più famosi di YouTube. Le riprese dei filmati delle videocamere di sorveglianza della fuga di Lars sono stati visualizzati migliaia e migliaia di volte in tutto il mondo, anche se purtroppo ad oggi nessuno sa che cosa gli sia accaduto. E queste, amici, sono tutte le informazioni che avevo per il caso di oggi. Sono sicura al 100% che conoscevate già questa storia, ma dato che me la chiedete spesso nel modulo dove mi consigliate i casi da trattare, ho deciso di raccontarvela. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi su questo caso, secondo voi che cosa potrebbe essere accaduto, e se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un like per supportarmi e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Se volete seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Marianna_Molinaro, oppure su TikTok mi trovate come Svaniti nel nulla. Grazie per essere rimasti fino a questo punto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!